Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo semplicissimo fermacavi. È velocissimo da realizzare e si può fare di varie misure. Basta semplicemente andare ad aumentare il numero di catenelle. Vi servirà del cotone, in questo caso io sto usando questo IG della Tessiland della colorazione fucsia, ma va benissimo qualsiasi colorazione. Un ago da lana, un uncinetto numero 2,5 e delle forbici. Prima di proseguire ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto, così mi aiuti a spingere questo video. Come prima cosa andiamo a realizzare delle foglioline e avviamo un totale di 16 catenelle. Realizzate le 16 catenelle, nella seconda dall'uncinetto vado a fare una maglia bassa, poi vado a realizzare una mezza maglia alta, una maglia alta, una maglia altissima, adesso una maglia alta, una mezza maglia alta, una maglia bassa, una maglia bassissima e adesso ripeto le maglie che ho già fatto, quindi una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, una maglia altissima, una maglia alta, una mezza maglia alta e adesso qui nell'ultima maglia vado a realizzare 3 maglie basse che mi serviranno anche per girare il lavoro. Una, 2, 3. Adesso devo proseguire a lavorare di nuovo mezza maglia alta, maglia altissima e poi di nuovo maglia alta, mezza maglia alta, maglia bassa, maglia bassissima e riproseguo con le stesse maglie. Vi faccio vedere. Quindi adesso andiamo a fare una mezza maglia alta, una maglia alta, una maglia altissima, di nuovo una maglia alta, una mezza maglia alta, una maglia bassa, una maglia bassissima e adesso riprendo maglia alta, scusatemi, maglia bassa, mezza maglia alta, maglia alta, maglia altissima, di nuovo maglia alta, mezza maglia alta e adesso nell'ultima maglia vado a fare 2 maglie alte, 2 maglie basse. Adesso devo andare a chiudere, ma devo andare a fare una chiusura invisibile in questo punto. Quindi cosa faccio? Taglio il filo, non faccio catenelle, vado semplicemente a tagliare il filo.
Adesso prendo l'ago da lana e inserisco il filo all'interno. Una volta inserito il filo nell'ago, da dietro il lavoro entro nella prima maglia che ho fatto del giro, vedete, in questo punto, prendo tutta la catenella e faccio passare il filo. Arrivati a questo punto deve entrare nell'ultima maglia che ho fatto, proprio al centro, vedete? E faccio passare il filo. Non stringo tantissimo. In questo modo ho ricreato una catenella. Giro il lavoro, entro qua dietro in un punto e faccio un nodo per bloccare il filo. Ecco il filo avanzato, entro nelle varie maglie per disperdere e bloccare così il filo. Possiamo a questo punto tagliarlo. Io vado a tagliare anche questo filo perché l'ho già bloccato durante la lavorazione. Adesso dobbiamo andare a realizzare le nostre catenelle. Vedete, le foglioline sono realizzate. Quindi riprendiamo il filo. Dobbiamo entrare qui, dove abbiamo fatto la maglia bassissima, quindi proprio al centro. Entro in questo punto con l'uncinetto, posiziono il filo dietro, lo porto davanti e chiudo con una catenella. Adesso dobbiamo andare a fare un totale di 20 catenelle. Io la prima l'ho già realizzata. Se voi avete un cavo più lungo e che quindi arrotolandolo fa molto più spessore, a questo punto invece di fare 20 catenelle potete fare 25 catenelle, 30 catenelle, il numero di catenelle che vi va bene per il vostro tipo di cavo. Nel mio caso non crea molto spessore, quindi vado a realizzare 20 catenelle. Una volta quindi realizzate le nostre catenelle, rientro nella stessa maglia, stando attenti a lasciare la catenella dritta, e vado a realizzare una maglia bassissima in modo da bloccare il lavoro. Faccio una catenella e taglio il filo. E il nostro fermacavi è concluso. Qui per bloccare questi fili io solitamente vado a fargli 2 nodini, non li stringo tantissimo perché sennò vado poi a tirare le catenelle. Una volta fatti i 2 nodini, con l'aiuto dell'ago da lana vado a nascondere e bloccare i fili e poi a tagliarli. Ecco qui, questo è quello che abbiamo realizzato adesso e questo è quello che io avevo già realizzato. Spero che questo tutorial ti sia piaciuto. Ti ricordo nuovamente di lasciare un like e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!